Per anni non abbiamo parlato d'altro. Ci siamo schierati a favore dei vaccini o contro. Ma cos'è un vaccino? Cosa significa davvero questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Un vaccino è l'inoculazione di materiale infettivo reso non patogeno in un organismo sano, per stimolarlo a produrre anticorpi e ad acquisire un'immunità attiva nei confronti di una malattia epidemica. Ma com'è nata questa tecnica rivoluzionaria della medicina che ha cambiato per sempre il nostro futuro? Scopriamolo insieme. Il primo vaccino della storia fu possibile grazie alla perspicacia di un medico di campagna britannico, Edward Jenner, alla fine del Settecento, quando l'Europa era martoriata da un'epidemia devastante di vaiolo. Questa malattia esantematica grave e contagiosa provocava pustole infette in tutto il corpo, cecità permanente e cicatrici deturpanti sulla pelle. Mentre nelle città infuriava il contagio, in campagna le contadine addette alla mungitura, contagiate sulle mani dal vaiolo bovino e poi ristabilite dalla malattia, non si ammalavano più della variante umana, molto più grave. Dopo anni di studi sulla correlazione tra i due tipi di vaiolo, Jenner riuscì a praticare l'immunizzazione attiva contro il vaiolo umano. Nel maggio del 1796 il medico iniettò una piccola quantità di materiale purulento, ricavato dalle pustole di vaiolo bovino di una mungitrice, nel braccio di un bambino di 8 anni, James Phipps. Dopo alcuni mesi ripeté il processo, questa volta con pus vaioloso umano. Come previsto da Jenner, il virus non attecchì. James fu il primo a diventare immune al vaiolo, senza esserne mai stato ammalato. Quali sono dunque le origini della parola vaccino che oggi utilizziamo così spesso? Con grande pragmatismo, la parola è nata sfruttando la duttilità della lingua latina del tardo periodo, ed in particolare quella di un aggettivo, appartenente da sempre al mondo bovino. L'aggettivo è vaccinus, che viene da vacca e significa bovino, della vacca. La parola fu utilizzata per la prima volta dal medico Edward Jenner, intendendo con vaccino prima il materiale purulento ottenuto dalle pustole di bovini ammalati di vaiolo e quindi, per estensione, la tecnica di vaccinazione stessa. Ogni volta quindi che ci accingiamo a parlare di vaccinazioni con tanto fervore, ripensiamo per un attimo alle origini così singolari della parola vaccino, che richiamano alla mente quella pustola infetta proveniente da una vacca e quel brillante medico di campagna che con una intuizione geniale e tanto studio salvò milioni di vite umane.